Buongiorno, ben ritrovati. Ora praticheremo degli esercizi per incrementare il lavoro sulle radici, quindi la forza negli arti inferiori, l'equilibrio. Vi ricordo sempre che tutti i movimenti devono nascere dal suolo e svilupparsi fino all'estremità, motivo per cui è importantissimo lavorare come prima cosa sulle gambe. Iniziamo. Posizione con i piedi paralleli. Prendere una sfera dal basso, sostenerla in modo morbido e rilassato. Da questa posizione allarghiamo le braccia, appoggiamo le mani come se galleggiassimo, premiamo una leggera pressione verso il basso. Poi torniamo. Questo è il movimento delle braccia. Assieme al movimento delle braccia, ogni volta che allarghiamo, spostiamo il peso da una gamba, ritorno al centro, l'altra. Ogni volta dobbiamo sentire la differenza di forza, di pieno e di vuoto tra una gamba e l'altra. Le ginocchia sono puntate avanti, cerchiamo di farle ballare il meno possibile, ma di mantenerle sempre in asse con la gamba. Quando sono in questa posizione, la gamba è scarica, non c'è peso, quindi è leggera. E devo percepire ogni volta questa leggerezza che si crea, come se la gamba improvvisamente volesse galleggiare verso l'alto. Poi affondo il peso, metto il respiro, scendo al centro. Sentire questa sensazione. Il pieno, il vuoto, il bilanciamento. Mentre siamo in questa posizione, avvertire sempre la sensazione di un elastico, di un filo leggero che ci solleva verso l'alto mentre il bacino affonda. Fate attenzione durante l'esercizio a non bloccare il respiro. Quindi, quando siamo con il peso da questa parte e l'altra gamba galleggia, l'avvicino in modo leggero e morbido e la riallontano per tornare di nuovo a tenere la sfera. Sotto il piede è come se avessimo un cuscinetto, un galleggiante, uno spazio tra il terreno e il piede e manteniamo una relazione, una sensazione di relazione tra il piede e il terreno. Quindi avviciniamo il piede, lo portiamo avanti, in diagonale all'esterno, lo portiamo indietro, in diagonale all'esterno. Il piede è sempre parallelo al suolo, come un'antenna, come un metal detector, come se sotto la pianta del piede aveste una luce che illumina il pavimento. Quindi ritorniamo. Stessa cosa dall'altra parte. Mentre vado avanti, vado sulla diagonale, ritorno, continuo e ripeto più volte questo movimento. Per poi tornare di nuovo al centro, raccogliendo la sfera. Le dita sono sempre aperte, non troppo
aperte, non troppo morbide, la sensazione di mettere una leggera energia alla punta delle dita. Svuotare il palmo della mano come se aveste una ventosa e allargare bene il dorso della mano. In questo modo andiamo a stimolare indirettamente già tutti i meridiani che passano per le dita delle mani e iniziamo ad attivare dall'interno la muscolatura, i tendini, in modo molto molto leggero. A questo punto proviamo dei movimenti circolari. In un senso, in senso opposto. Come se voleste pettinare il prato, accarezzare l'erba col piede. Ci sono diverse immagini che potete dare all'esercizio in modo da alleggerire il movimento della gamba oppure renderlo più denso. Per esempio potete immaginare di scivolare sul ghiaccio per rendere il movimento molto leggero, come se pattinaste con il piede sul ghiaccio. Come potete invece immaginare di avere il piede nel fango e di muoverlo con una certa intensità. Potete anche immaginare di muovervi nel vuoto più totale, senza alcuno sforzo, esaltando il punto di galleggiamento, la sensazione di leggerezza e di vuoto del corpo, e in particolare dell'arto che state muovendo. Bene, come in ogni esercizio interno, non è importante solo il movimento che fate, ma la sensazione che sviluppate attraverso il movimento, l'immagine che date e quindi in qualche modo la direttrice interna che voi stabilite per l'esercizio. Grazie e buon allenamento.